Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Con il caldo arriva la necessità di un condizionamento e quindi quale meglio occasione di presentarvi il nuovo Viesa. Ebbene sì ragazzi, è arrivato il nuovo Viesa X, ce l'ho qui tra le mie mani, nel cartone lo devo ancora aprire per la verità, quindi lo facciamo insieme. Stiamo parlando di un oggetto veramente completamente ridisegnato, completamente nuovo, sia dal punto di vista della forma, sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che dei materiali. Mantiene lo stesso principio di funzionamento, ma in Viesa sono riusciti a realizzare un oggetto completamente diverso, sembra veramente un altro tipo di condizionatore. Stiamo sempre parlando del condizionatore evaporativo che conoscete, potete andare a cercare vari video che ho fatto relativamente all'installazione, descrizione di funzionamento, i concetti base e anche alla manutenzione. In questo caso facciamo veramente un salto di qualità andando a lavorare su un oggetto completamente diverso. Lo andiamo ad aprire insieme, vediamo che cosa è contenuto nella scatola. Prima di andare a individuare la componentistica principale e spiegare il funzionamento, lasciate un like sui video che vi piacciono, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, andiamo ad aprire il Viesa. Scatola già si vede leggermente più piccola. Allora, questa è l'unità principale, spessori diffusori, il rubinetto dell'acqua, il passatetto, varie fascette e la bulloneria. Questi componenti, alcuni dei quali li ho montati, che sarebbero semplicemente i tappi, e qui dentro c'è il diffusore. Lo apriamo, poi lo guarderemo insieme con la sua dima di installazione. Eccola qua, questa è anche una grande novità. Ok? Questo è il diffusore con la centralina già inserita, adesso lo andremo a vedere insieme. Mi sono dimenticato di dirvi che lo installeremo su questo veicolo alle mie spalle, un Fjord degli anni 2010 mi sembra più o meno. Faremo un foro ex novo, lo installeremo più o meno al centro. Andiamo a valutare le caratteristiche principali, la forma eccetera, andiamo a fare un po' di riflessione. Allora, la prima cosa che salta all'occhio nel nuovo Viesa X sono le dimensioni. Stiamo parlando di, a parte la forma che è un po' più quadratotta, stiamo parlando di circa un 63 per 62, diciamo un oggetto quadrato con un'altezza di 20. Quindi rispetto al Viesa vecchio chiaramente abbiamo il vantaggio della compattezza e anche e soprattutto della leggerezza, perché da 19 kg del condizionatore Viesa tradizionale che conosciamo tutti noi siamo passati a ben 9 kg e questo è un grandissimo vantaggio, una grandissima comodità. È stato praticamente miniaturizzato e un'altra delle caratteristiche fondamentali è il materiale. Mi ha colpito molto la tipologia di materiale, oltre che la conformazione interna che adesso apriamo e vi faccio vedere, perché il materiale è un polipropilene, propilene espanso sopra e sotto, anche all'interno con varie densità che lo rendono appunto, che gli conferiscono questa capacità di essere leggero ma anche molto resistente. Poi il polipropilene è un materiale che ha delle caratteristiche particolari da essere non verniciabile, inattaccabile da muffe, batteri eccetera. È veramente un prodotto molto interessante, un materiale molto interessante. Lo vedete anche in alcuni condizionatori, la parte bassa di alcuni condizionatori tipo il Trumaventa, tipo il Mechatronic eccetera. In questo caso noi abbiamo un oggetto completamente fatto praticamente in polipropilene, cioè per il 90%. Andiamo adesso ad aprire il nostro Holiday X e andiamo a vedere come è fatto dentro. Utilizziamo delle Torx. Questo shape è stato mutuato da altri settori e quindi dopo aver provato questa configurazione e questa tipologia su settori diversi è stato sostanzialmente mutuato e quindi passato al nostro settore utilizzando i vantaggi che già si conoscono. Siete pronti? Eccolo qua in tutto il suo splendore.
Allora, come vedete è completamente diverso, tutto questo materiale è polipropilene, che vedete chiaramente è a iniezione, non è espanso, qui ci sono le boccole per il fissaggio. La cosa che salta maggiormente all'occhio, oltre alla doppia ventola che è leggermente cambiata, ma non tantissimo, forse quella è la cosa meno interessante, la cosa più importante è il filtro. Vedete, il filtro è completamente diverso, stiamo parlando sempre di un Viesa, ovvero sempre del concetto di evaporazione, quindi l'aria che viene aspirata dall'esterno, in questo caso dalle griglie che vedete laterali, entra all'interno, viene forzata tramite l'aspirazione dei due ventilatori a passare attraverso questo filtro, che anche questo filtro, guardate quanto è diverso rispetto al primo. Vi prendo un filtro vecchio, ecco il filtro vecchio, guardate che differenza sia in spessore sia in altezza e anche nel materiale. Qua avevamo tre tipi di trucioli di legno che favorivano l'effetto di evaporazione, qui abbiamo invece un espanso con una forma assolutamente particolare di polipropilene che viene bagnato a parte che è molto molto leggero, viene bagnato dalle due solide due pompe che sono alloggiate qui all'interno, sono miniaturizzate rispetto a quelle precedenti che si trovano laterali nella vasca. Vedete le due pompe, vedete il calfabus immarcescibile relativamente calfabus che si trova all'interno e che è la parte che va sostituita annualmente. Qui abbiamo l'elettrovalvola che va collegata ovviamente all'impianto originale, vedete il tubino, sono state ridotte anche le dimensioni dei tubi, quindi il tubino che è un tubo con il raccordo rapido tipo joint guest. La vasca è stata ottimizzata chiaramente per le prestazioni e la differenza che si può notare è anche la modularità, perché vedete che questi settori sono settori stampati che si possono agganciare l'uno all'altro, quindi si sono ottimizzate anche le caratteristiche produttive. Ovviamente questa parte superiore si trova a contatto con il coperchio del polipropilene e quindi l'effetto di evaporazione e quindi di rinfrescamento dell'aria è garantito proprio dall'evaporazione, dal passaggio dell'aria attraverso la spugna di polipropilene. Ovviamente, essendo questa forma impermeabile di suo, la caratteristica di evaporazione viene creata dalla struttura tipo agnitodape del polipropilene. È ovvio che avremo la necessità di bagnarlo più frequentemente. Questa è una cosa che a voi non interessa, ma sentirete sicuramente la pompa che parte con più frequenza. Possiamo ricollegare i due tubini, come vedete in questo caso abbiamo una metà, cioè il filtro è diviso in due metà sostanzialmente, quindi una pompa bagna una metà del filtro, l'altra pompa bagna l'altra metà, questo chiaramente per ottimizzare la superficie di contatto. Qua ci sono i connettori, i sensori sono diventati dei sensori non a galleggianti ma magnetici, quindi anche subiscono meno il processo di degradazione e di incrostazione dovuto al calcare. È tutto ad incastro, quindi anche tutto semplicemente smontabile e sostituibile. Mettiamo il coperchio. Non avvitiamo le viti perché tanto dovremo installarlo e dovremo fare la calibrazione. Andiamo a guardare un attimo il diffusore. Il diffusore viene fornito insieme con la dima, ecco questa è una novità perché la dima viene collocata sul tetto, sull'apertura del tetto, viene agganciata e mediante delle viti poi noi andiamo ad avvitare sia avvitare e incollare la dima sul tetto e poi agganciamo praticamente il Viesa nella parte superiore. Qua vedete che c'è la guarnizione per la tenuta. Chiaramente andremo anche a tagliare poi gli spessori per raccordare in funzione del taglio, in funzione dell'altezza del tetto andremo a tagliare gli spessori per raccordare il flusso. Questo diffusore, come vedete, è molto molto diverso dal precedente, è molto più basso, cosa che ci creava molti problemi il diffusore preesistente, perché molto spesso dovevamo magari tagliare la porta o dovevamo posizionarlo in modo tale che non fosse troppo scomodo, e aveva un altro problema che fortunatamente è stato risolto, quindi la parte, diciamo, l'angolo morto che era sostanzialmente sotto il diffusore. In questo caso invece noi abbiamo la possibilità di avere addirittura un 90 gradi, quindi l'aria che esce da sopra, che ci esce da sopra, oppure ovviamente inclinata come vogliamo a zero, ovvero l'angolo di funzionamento è da 0 a 90 gradi, e questo è sicuramente un grosso vantaggio. Ve lo dico personalmente perché il posizionamento del mio Viesa si trova proprio sopra la cucina e mia moglie si lamenta del fatto che mentre cucina, purtroppo nel momento in cui dovrebbe avere
una grossa quantità di aria che contrasta il calore dei fornelli, in realtà proprio in quel punto c'è un angolo morto e quindi un pochino soffre il caldo. Con questo avremo risolto. La centralina è la stessa, il software chiaramente è adattato, in più abbiamo le luci. Ok? Questo è il diffusore, un po' più squadrato, un po' più anni 70 secondo me, insomma, questa è una mia personale opinione. Vi faccio vedere l'ultima cosa, eccolo qua, chiaramente anche il telecomando praticamente è rimasto lo stesso, è aggiunto un pulsante luci per accendere le luci. Ok? Allora, questo è il nostro dispositivo, lo andiamo adesso a installare qui dietro. Prima facciamo il foro, arriva il ragazzo che mi offre il caffè e che si occuperà di effettuare il foro sul veicolo. Andiamo sopra. Eccoci qui di fronte al camper. Prima di installare e fare la foratura, perché come vi ho detto in questo caso dobbiamo effettuare il foro 40x40, dobbiamo stabilire la posizione. Ricordatevi che è importante che il dispositivo si trovi nella parte centrale per poter essere fruito dagli occupanti sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. In questo caso configurazione con la parte posteriore letto, la parte anteriore dinette, quindi al centro i servizi e soprattutto la cucina. Lo metteremo proprio di fronte alla cucina. Qua abbiamo il frigorifero, lo metteremo di fronte al frigorifero, è la parte più centrale con la quale riusciamo a servire sia la dinette sia il letto. Considerate che non essendo un condizionatore tradizionale voi dovete essere investiti dal flusso. Per essere investiti si deve posizionare in posizione ampiamente raggiungibile. Quindi adesso entriamo dentro, facciamo il foro dall'interno, poi saliamo sopra e facciamo la foratura.
Eccetto la calibrazione, adesso sopra abbiamo finito, quindi come avete visto abbiamo fatto il foro, abbiamo messo il passatetto e siamo scesi con il tubo dell'acqua e il cavo 12 volt che collegheremo direttamente in batteria. Ci sta pensando Riccardo, quindi sarà lui che si occuperà di fare questi collegamenti. Io invece vi vado a far vedere come si installa la mascherina. La mascherina inferiore viene fissata mediante un sistema particolare, perché ci sono delle viti, eccole qui, che vedete, di varia lunghezza. In funzione dello spessore del tetto noi andiamo a utilizzare queste viti, che sono viti per la plastica, le andremo ad avvitare. Abbiamo una tabella relativa e fisseremo la mascherina sia con quelle e sia ci occuperemo dei diffusori. Eccoli, anche questi vanno tagliati in funzione della dimensione del tetto. Noi abbiamo la tabella, questo è un tetto, mi sembra di aver misurato, di circa 30 mm, quindi abbiamo le viti da 30 come lunghezza 30, filetto da 5, e la lunghezza del tubo orientatore da 20 preso da qua sopra. Quindi facciamo questo taglio e poi lo agganciamo. Passiamo ora all'installazione del diffusore nella parte interna. Come vedete qui ci sono due cavi, i cavi sono i cavi delle luci che vanno installati nella centralina che io ho temporaneamente rimosso facendo una leggera pressione. Nella parte laterale dove c'è la scritta Viesa bisogna connetterlo al connettore che si trova in questo punto, così, in questa maniera viene agganciato all'interno, c'è proprio una sede in modo da evitare i danneggiamenti durante il trasporto. Per il fissaggio della mascherina sotto i LED abbiamo quattro punti di fissaggio. Abbiamo definito che le viti sono da 30 mm, prendiamo la chiave torsiometrica, la settiamo a 3 Nm e li avvitiamo in modo che la mascherina, tirando, ha una duplice funzione sia di orientatore, quindi di mascherina orientatrice del flusso, e sia di fissaggio definitivo. Chiaramente inseriremo anche gli spessori, i convogliatori, in questo modo qua. Eccoli qua, 1 e 2. Eccoli qui, ok? Che vanno in funzione del tetto. La parte meccanica è praticamente terminata, adesso mancano due cose: attivazione e calibrazione. L'attivazione è la parte terminale, l'ultima cosa che facciamo quando consegniamo il veicolo al cliente. Per quanto riguarda invece la calibrazione, saliamo su, definiamo quanta acqua, che deve essere precisamente 1 litro, deve essere inviata su in un certo lasso di tempo. Questo dipende dall'impianto, ovviamente, dal tipo di pompa, eccetera. Quindi adesso sto riempiendo il serbatoio, andiamo su e facciamo questa calibrazione. Eccoci qua. Adesso la calibrazione dobbiamo andare a valutare in circa 30 secondi, in questo momento è settata a 30 secondi, quanta acqua esce. Vai, premi ok. È troppa, perché sono circa 1,5 litri, quindi non va bene. Proviamo adesso con 25, vai. Perfetto, puoi anche uscire dalla programmazione. Ultima fase, l'attivazione. Lo lascio un attimo aperto che sono curioso di vedere come funge. Facciamo partire adesso il dispositivo. Eccolo qui, lui apre l'elettrovalvola, riempie il serbatoio. Avete le pompe, eccole qua. Vedete? La differenza: parte una pompa anteriore e la pompa posteriore, ma zampilla al contrario. Eccolo qua. Perfetto. E adesso possiamo sicuramente richiuderlo. Ecco qua, Viesa installato, abbiamo terminato e adesso possiamo goderci del fresco generato da questo nuovo condizionatore. Una nuova macchina veramente leggera, dimensioni compatte, veramente un ottimo prodotto. Adesso chiaramente lo testeremo, vedremo un attimo quali sono le prestazioni, ma diciamo dalla casa abbiamo tendenzialmente un 15% di miglioramento, oltre a tutte le altre caratteristiche che ne determinano una differenza rispetto al modello vecchio, così
accentuata. Mi sono cambiato, sono andato a mangiare e avevo lasciato il dispositivo acceso. Qui ci sono 31 gradi. 31 gradi, vediamo qual è la temperatura di uscita dalle bocchette. La temperatura di uscita, non ci aspettiamo dei valori come 16 gradi, 15 gradi, questo sicuramente no, però un abbattimento di un 6-7 gradi sicuramente. Abbiamo 23,3, 23 gradi, 23, 31, insomma sono 8 gradi di differenza, quindi 8 gradi di differenza è l'aria che ci arriva in faccia. Adesso facciamo un'altra prova, andiamo di là sul camper mio. Per mio personale, vecchia versione, sempre 31 gradi, vediamo un attimo di che si tratta. Vediamo di quanto scende qui la temperatura. Avevamo già fatto un test del genere, eccolo qua, 24 gradi, 24,6, 24,8, insomma diciamo 20, 25, 24, diciamo 24 e mezzo, 31. C'è un piccolo incremento infatti, quindi nonostante, vi dico, la sensazione che mi dà è quella di avere in realtà lo sento più umido, questo filtro qui sento una quantità di umidità maggiore. Vediamo un attimo se riusciamo a valutare l'umidità. 23,9 grammi a metro cubo, sì, 22, circa 23 grammi a metro cubo su questo dispositivo. Andiamo di nuovo di là, vediamo di che cosa si tratta. Ok, siamo sempre a 31 gradi. Allora, vediamo di che cosa si tratta, vediamo quant'è l'umidità e vediamo se c'è un incremento, un miglioramento anche da questo punto di vista. 20,7 come grammi a metro cubo, quindi anche in questo caso rispetto all'altra umidità, mi sembra che fosse 23, abbiamo un miglioramento delle prestazioni perché abbiamo un'aria più fresca con minore umidità. Quindi che dirvi, oltre alle caratteristiche estetico-funzionali, leggerezza, compattezza, miglioramento delle prestazioni di manutenzione, quindi riduzione delle capacità di manutenzione, miglioramento estetico-funzionale del diffusore, aggiunta, cosa che non vi avevo fatto vedere prima, delle luci, eccole qua, integrate all'interno della mascherina, abbiamo anche un miglioramento delle prestazioni, sì, un 15% ci siamo. Quindi questo è il nuovo prodotto Holiday X. Questo è quanto per oggi per questo nuovo prodotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.